Un giorno ero a riposo sulla mia branda quando sentii il rumore di un caccia in avvicinamento. Era già successo e questa volta decisi di andare sul tetto dove avevamo montato una mitragliatrice italiana, una Fiat Revelli 35. Mentre salivo sentivo il frastuono delle raffiche che investivano la costruzione. Arrivato sul tetto lo vidi sfrecciarmi di fianco, così vicino che potemmo guardarci in faccia. Afferrai la mitragliatrice, la puntai verso di lui e aprì il fuoco, ma lo Spitfire era ormai troppo lontano. Così tornai alla mia branda, che trovai perforata dai colpi del caccia. Quella sortita sul tetto mi aveva salvato la vita. Questo è un episodio un po' particolare. È basato sulle memorie di guerra di mio padre. Memorie che mi raccontava a sprazzi durante i viaggi e che spesso riguardavano eventi storici che a scuola non insegnano. Sono stati proprio questi racconti la motivazione principale a iniziare la mia ricerca e poi a creare questo canale. Qualche anno dopo la morte di mio padre, in un cassetto mio fratello trovò la bozza di una lettera che intendeva scrivere a Giampaolo Pansa, di cui aveva letto alcuni libri che facevano un po' di luce sugli anni della Repubblica Sociale e sull'immediato dopoguerra. Quella lettera non fu mai spedita ed in realtà neanche mai terminata. La scrisse in tarda età, quando la sua mente non era più lucida, e con uno stile frammentato, lui che aveva insegnato all'università e i cui libri sono anche nella biblioteca del Congresso a Washington. Nonostante questo, la lettera narra fatti che non conoscevo e aggiunge dettagli che mi hanno aiutato a collegare i miei ricordi, come nomi, luoghi e date. Questo episodio sento il bisogno di raccontarlo in prima persona, per ricreare la sensazione di ascoltare questi eventi dalla sua viva voce. Mi è sempre piaciuto camminare. L'estate partivo dal paese dei miei, nell'Alto Lazio, e camminavo per ore fino a raggiungere il Monte Cimino. Salivo lentamente per la faggeta, nel silenzio, da solo. Trovavo un posto per fermarmi, mangiavo qualcosa e mi stendevo a riposare. La sera ripartivo e arrivavo a casa che era quasi l'alba. I miei mi lasciavano fare, sapevano che questo vagabondare mi dava un po' di pace, ma durava poco questa sensazione. Poi a settembre si tornava a Roma, iniziava la scuola e tornavo ad andare in giro con i miei amici a fare danni. In quegli anni, dopo la guerra in Africa orientale e quella in Spagna, a cui aveva partecipato anche mio padre, era iniziata la guerra vera, quella mondiale, e noi ormai c'eravamo dentro fino al collo. Nell'estate del 1940 i giornali e la radio avevano cominciato a parlare della marcia della giovinezza. Erano migliaia di ragazzi di diverse classi e anche del 24, la mia di classe. Erano stati addestrati per la guerra e ora stavano marciando attraverso l'Italia in attesa di una destinazione. Vedevo le foto. Procedevano compatti, disciplinati e spavaldi, fra ali di folla giubilanti e ragazze che lanciavano fiori. A nulla era servito pregare mio padre che mi lasciasse andare con loro. Mi sentivo morire restando così in una specie di limbo, spettatore del bagno di gloria di quei ragazzi a cui mi era stato impedito di unirmi. Arriva il 43. La guerra stava andando male, dalla Russia all'Africa. A luglio gli alleati erano sbarcati in Italia. Le voci di chi era contro il governo, prima timide, iniziavano a farsi sentire più apertamente, fino a quando Mussolini fu deposto e imprigionato. Ma il peggio doveva ancora arrivare. L'8 settembre. Parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badaglia. Il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta... La gente era stanca della guerra e salutò la notizia con sollievo.
Finalmente la pace? No. Per l'Italia e per gli italiani la vera guerra, quella che si prova sulla pelle, cominciava solo adesso. Perché non si trattava solo di una resa, ma di un cambio di campo. Abbandonavamo l'alleato che stava perdendo per unirci al nemico che stava vincendo. I tedeschi non ci misero molto a regolarsi di conseguenza, disarmando l'esercito italiano, uccidendo chi resisteva e deportando in Germania migliaia di soldati rimasti senza ordini. Vidi con questi miei occhi a Roma 2 paracadutisti tedeschi arrivati in un sidecar disarmare un'intera caserma di soldati e ufficiali dall'aria confusa. Ricordo senza vergogna che ho pianto lacrime amare. Poi un comando guidato da Otto Skorzeny liberò Mussolini dal Gran Sasso. Qualcosa stava succedendo. Di lì a poco fu formata la Repubblica Sociale Italiana e con essa il suo esercito che sarebbe tornato a combattere a fianco dei tedeschi. A novembre uscì il bando di leva e la mia classe fu chiamata alle armi. Finalmente sarei potuto partire, ma mio padre mi disse di aspettare. La situazione non era ancora chiara. Per non contrariarlo, rinunciai a presentarmi. A febbraio del 1944 ero ancora al paese dei miei, in quanto sfollato, e una mattina sui muri comparvero dei nuovi bandi di leva. Stavolta parlavano di fucilazione per i renitenti alla leva. Mio padre se ne fece una ragione e finalmente mi lasciò partire. Mi presentai così alla stazione dei carabinieri, dove fu redatto un rapporto che attestava la mia regolare risposta alla chiamata di leva, senza che però mi fosse assegnata una destinazione. Avevo sentito parlare della 10ª MAS, un corpo della Marina il cui comandante, il principe Borghese, aveva deciso di continuare la guerra a fianco dei tedeschi. Ero affascinato da quest'idea e mi piaceva la loro uniforme, con i larghi pantaloni e il grande basco grigio-verde. Avevo saputo che in un paese vicino c'era un tale che andava a Piacenza, dove c'era un centro di reclutamento. Gli chiesi di darmi un passaggio e una mattina partimmo col suo camioncino. Arrivammo a Piacenza la sera. Andai da una famiglia che i miei conoscevano e mi ospitarono per la notte. Non erano periodi di abbondanza, né la famiglia era facoltosa. Per cena mangiammo del castagnaccio. La mattina mi presentai alla caserma Farnese per arruolarmi. All'interno regnava una gran confusione. Reclute che bivaccavano sedute a terra, drappelli di giovani in borghese insieme ad alcuni in divisa che si scambiavano informazioni per sentito dire. Vidi passare un ufficiale e, per educazione, lo salutai con un buongiorno. Quello mi guardò male e mi fece dare un giorno di rigore perché avrei dovuto salutarlo militarmente. Il giorno dopo la situazione era rimasta la stessa. Nessuno che ci facesse sapere qualcosa. Peraltro faceva ancora un gran freddo e non c'era modo di riscaldarsi. Così spaccammo alcuni mobili abbandonati in uno stanzone e accendemmo un fuoco. Voglio vedere se adesso qualcuno viene a dirci qualcosa, pensai. Non successe niente. Dopo un addestramento sommario ci portarono alla stazione, dove si era formata una tradotta diretta a Viareggio. Una volta arrivati dall'ultimo vagone, scesero dei soldati della Wehrmacht che vennero nella nostra direzione. Molti di noi indossavano una specie di uniforme grigio chiaro che c'era stata data all'ultimo campeggio della gioventù italiana del Littorio e che aveva ancora le stellette. Quando i tedeschi le videro, si avventarono su di noi, cercando di strapparle via e di calpestarle, mentre urlavano invettive contro Badoglio. Arrivarono fino a minacciarci di toglierci le armi. Attirati dal trambusto arrivarono degli ufficiali dei carabinieri che, qualcuno mi disse, si incontrarono poi col segretario del partito fascista. Dopo questo incidente ci acquartierarono nella pineta di Viareggio, in alcune villette che pare appartenessero a dei gerarchi. Infine fummo indirizzati verso Piano di Mommio, dove erano piazzate delle batterie di cannoni costieri,
che in realtà erano cannoni da campagna e che avevano quindi una gittata limitata.